progetto è davvero speciale ed unico. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima canotta che sto indossando proprio adesso, ma già l'avete visto in anteprima. In totale, ve lo dico adesso perché non ve l'ho detto dopo, ho utilizzato 300 metri nonché 300 grammi di cotone per una taglia M. Per ulteriori info su materiali e quant'altro vi riporto direttamente alla clip successiva dopo la sigla. Io spero che questa canotta vi piaccia e che proverete a replicarla. Non so voi, ma a me i colori ricordano un po' la lavanda. Fatemi sapere giù nei commenti, supportatemi con un bel pollice all'insù. Continua a seguirmi per non perderti altri tutorial, iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche sui social. A questo punto, sigla! Utilizzerò questo cotone Lisi Knit Cotton No Stop Creativity di questo brand. Si tratta di un 100% cotone. Ogni gomitolo è costituito da 100 grammi di cotone, più o meno vi sono 100 metri di cotone stesso. Uncinetti consigliati 5,5-6, infatti io utilizzerò il 5,5. Vorrei utilizzare il 6, solo che non trovo l'uncinetto. Colorazione 13 e colorazione 19. Farò una lavorazione a pannello. Ho già avviato un tot catenelle che equivale praticamente alla metà della mia circonferenza seno. Sono 48 catenelle, all'incirca corrispondono a 44-43 cm, quindi sto realizzando una taglia M. Nello stesso tempo ho tenuto in considerazione il multiplo del punto di lavorazione, che è il numero 4. Quindi in base alla vostra taglia, anche voi potete prendere in considerazione la circonferenza del seno, dividete per 2 e avviate un tot catenelle, tenendo in considerazione il multiplo di 4. Dunque, fatte le 48 catenelle, devo aggiungerne un'altra, una 49esima, per ritornare indietro a punto basso. Quindi 49, poi ritorno indietro e inizio a lavorare intanto un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 48 punti bassi. Quarantottesimo ed ultimo punto basso. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, iniziamo la riga che riguarda il punto di lavorazione scelto. Nei primi due punti bassi lavoro un punto basso, poi faccio 2 catenelle di separazione, nello stesso tempo salto 2 punti al di sotto e nel terzo punto faccio un punto basso. Ripeto 2 catenelle, salto 1-2 punti e nel terzo lavoro un punto basso. Questa è la sequenza che dobbiamo ripetere per tutta la riga. 1, 2, un punto basso. 1, 2, un punto basso. Se avete calcolato bene il multiplo di 4, al termine della riga vi ritroverete con gli ultimi 4 punti dopo aver fatto l'ultimo punto basso. Chiudiamo sempre la riga con le ultime 2 catenelle, saltiamo 2 punti, nel penultimo facciamo un punto basso e nell'ultimo facciamo allo stesso modo un punto basso. Le 2 asole dell'ultimo punto non le vado a chiudere con la stessa colorazione perché andrò ad utilizzare la seconda, ovvero questo bellissimo lilla. Ho già il cappio per facilitare il lavoro soprattutto alle principianti, lo porto all'interno delle 2 asole e chiudo. Possiamo bloccare entrambi i fili facendo la catenella. Giriamo il nostro lavoro, prendo il lilla e procedo per la seconda riga che si sviluppa in questo modo. Nel primo punto vado a lavorare un punto alto che io sostituisco con i 2 punti bassi, potete fare anche le 3 catenelle. Poi salto il punto basso al di sotto e vado a lavorare all'interno delle 2 catenelle di separazione un gruppo di 3 punti alti. 1, 2 e 3. Salto il punto basso, prendo il filo e vado direttamente nelle 2 catenelle e ripeto il gruppo di 3 punti alti. 1, 2
e 3. Salto il punto basso e vado nello spazio successivo, ripetendo sempre lo stesso lavoro fino a terminare la riga. Dunque non stiamo facendo assolutamente un punto in più lavorando 3 punti alti, perché come avete visto saltiamo sempre il punto basso e andiamo a lavorare nelle 2 catenelle di separazione, quindi 2 più 1, 3 punti, lo stesso numero di punti che andiamo a lavorare sull'archetto. Procediamo in questo modo per tutta la riga. Al termine della riga ci rimarrà punto basso, 2 catenelle e i 2 punti bassi consecutivi. Facciamo l'ultimo gruppo di 3 punti alti nello spazio, 2 e 3, e ovviamente saltiamo il penultimo punto e andiamo a lavorare un punto alto nell'ultimo punto basso. Ora qui io voglio cambiare nuovamente il colore, faccio un cappio per comodità che faccio passare attraverso le 2 asole, quindi vado a bloccarmi entrambi i fili di lavorazione così non si disfa il lavoro. Giro, andiamo a ripetere la primissima, quella costituita dai 2 punti bassi e dalle 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle. Ripetiamo, nel primo punto faccio un punto basso, il secondo punto basso lo faccio tra un punto alto e un gruppo, quindi entro in questo spazio e faccio un punto basso, 2 catenelle, un punto basso tra un gruppo e l'altro, due catenelle di separazione, un punto basso tra un gruppo e l'altro. È abbastanza semplice, 2 catenelle e un punto basso tra un gruppo e l'altro al di sotto. E anche per questa riga procedo in questo modo. Termino la riga con le ultime 2 catenelle, poi vado a fare un punto basso tra un gruppo di 3 e il punto alto finale, entro nello spazio e un punto basso nell'ultimo punto alto. Le 2 asole non le chiudo perché vado a fare il cambio colore. Cappio per comodità che faccio passare attraverso le 2 asole, prendo entrambi i fili e vado a bloccare con un punto, quindi una catenella, giro il mio lavoro e procedo con la riga successiva, ripeto quello che ho fatto prima. Il primo punto alto lo sostituisco con i 2 punti bassi, primo punto alto, prendo il filo, vado direttamente nelle 2 catenelle di separazione e faccio il primo gruppo di 3. Quindi prendo il filo, vado nelle 2 catenelle successive e ripeto. E così via per questa riga e poi per le righe successive. Io continuerò in questo modo finché non raggiungo l'altezza desiderata per quanto riguarda il primo blocco, poi vedrete. Comunque non so se avete notato, la combo colori mi ricorda proprio la lavanda, mi piace tantissimo. Come avrete intuito, per andare avanti bisogna ripetere queste ultime 2 righe che abbiamo fatto insieme. Bene amiche ed amici, rieccoci qua, ho quasi completato il pannello davanti, ma adesso facciamo tutto insieme, tranquilli. Allora, vi avevo lasciato durante questa riga, sono andata avanti per altre 14 righe, totale righe 18 più una 19esima riga a punto basso, magari chiarisco tutto così non ci si confonde. Ho alzato il pannello che va dai fianchi, prendete in considerazione al di sotto dell'ombelico, del mio ombelico, fino al seno, quasi poco sotto il seno, siamo a 22 cm. Chiaramente se volete personalizzare il progetto e fare una canotta più lunga che magari scivoli sui vostri fianchi, andate a lavorare almeno
almeno altre 4 righe e poi iniziate con la seconda sezione che riguarda la zona del seno. Quindi penso che sia tutto chiaro. Personalizzate il progetto, non vi preoccupate se vi sembra troppo giovanile o non adatto alla vostra età. Personalizzatelo, allungatelo, insomma fate qualche modifica e renderete questo progetto e altri progetti che vi ho portato in precedenza adatti alla vostra età, alla vostra fisicità, insomma. Lascio il pannello in questo modo, mi ritrovo sul dritto, così iniziamo esattamente da destra se siete destrorsi come me, e lo stesso lavoro che vediamo adesso qui lo ripetiamo esattamente dall'altra parte, niente di più, niente di meno. Inizio ovviamente con la tonalità verde salvia, salto sia il primo punto alto che i primi 2 del primo gruppo di 3, mi inserisco nel terzo, porto dentro il filo e blocco intanto con una catenella. Nello stesso punto faccio un punto basso, così come farò un punto basso tra un gruppo e l'altro, quindi lo schema rimane invariato. Poi faccio 2 catenelle di separazione e riprendo sempre lo stesso schema e un punto basso nello spazio dei 2 gruppi. 2 catenelle, un punto basso nello spazio, 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle e insomma finché non arrivo, ora ve lo dico, 1 2 1 2 1, quindi ultime 2 catenelle e concludo con un punto basso nello spazio tra un gruppo e l'altro al di sotto e un punto basso nel primo dei 3 del motivo centrale. Ok, come notate lo schema è sempre uguale, basta avere qualche accortezza ad inizio e fine riga, dobbiamo avere sempre lo stesso numero di punti. L'ultimo lo sfilo un attimo perché devo cambiare il colore. Vado a chiudere con il secondo, porto dentro, giro il mio lavoro, procedo per la seconda riga, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi al solito e quindi un gruppo di 3 nelle 2 catenelle, un gruppo di 3 nelle 2 catenelle e così via fino a terminare la riga. Continuo, vado a lavorare altri 4 gruppi di 3 punti alti. Termino la riga ovviamente con l'ultimo punto alto nell'ultimo punto basso. Una volta fatte queste prime 2 righe bisogna procedere per altre 2 righe, quindi riga in salvia, riga in lilla, senza fare alcuna diminuzione, proprio come ho fatto da quest'altra parte. 1, 2, 3 e 4. Eccoci, quinta riga, ho già fatto il cambio colore perché la diminuzione la faremo soltanto alla fine, nella zona dello scollo. Giriamo il nostro lavoro, procedo lavorando un punto basso nel primo punto, stringo tutto e sparisce il lilla, un punto basso nello spazio, 1, 2 catenelle, un punto basso, e andiamo a fare l'ultimo arco. Facciamo un punto basso nello spazio tra un modulo e l'altro e chiudiamo la riga con un punto basso nel primo punto dei 3 e abbiamo effettuato così la diminuzione. Ora per la sesta riga procediamo con l'altro colore e andiamo a lavorare il modulo. Bene, durante la riga successiva, la numero 7, dobbiamo fare una diminuzione ad inizio riga lato busto, per cui posso andare a staccare direttamente questo colore, giro il mio lavoro e faccio in sostanza quello che avevo fatto prima. Mi aggancio nel terzo punto alto dei 3 del primo gruppo. Intanto mi aggancio con una catenella senza fare nodi, altrimenti si vedono sulla parte insomma del dritto, anche se siamo sul rovescio, così comunque, e faccio un punto basso tra un gruppo e l'altro
e riparto 2 catenelle, un punto basso, vabbè terminiamo la riga perché tanto abbiamo quasi finito, un punto basso, 2 catenelle e guardate come tutto coincide, faccio 2 catenelle, un punto basso tra un gruppo e il punto alto più un punto basso. Ok, per adesso chiudo, ma devo effettuare il cambio colore per andare a realizzare la riga in lilla con i gruppi di punti alti ed ecco qui la diminuzione effettuata. Riga numero 8 terminata. Per la riga numero 9 possiamo fare una catenella di sicurezza e staccare il filo. Giriamo il nostro lavoro, faremo una diminuzione ad inizio e fine riga, quindi saltiamo un modulo, andiamo nel terzo punto alto del primo gruppo, catenella e blocchiamo il filo, un punto basso nello stesso punto, un punto basso tra un gruppo e l'altro, 1, 2, un punto basso, 1, 2, ultimo archetto, un punto basso e poi concludiamo con un punto basso stavolta nel primo punto alto dei 3. Per la riga numero 10 ci agganciamo con l'altro colore e andiamo a lavorare gli ultimi 2 archetti. Posso fare una catenella di sicurezza e staccare il filo, giro il mio lavoro e faccio l'ultima diminuzione. Dove entrare? Entro questa volta eccezionalmente nel primo punto dei 3. Faccio una catenella e nello stesso punto lavoro un punto basso. Lavoro un punto basso nel secondo punto dei 3 del gruppo al di sotto. Poi faccio 1, 2 catenelle, salto 1, 2 punti, vado nel secondo dei 3, faccio un punto basso e poi un punto basso. Ora dalla riga successiva in poi andremo a lavorare soltanto su questi punti. Riga numero 12, un punto alto, gruppo di 3, un punto alto. Riga numero 13, quello che abbiamo fatto adesso insieme, riga 14, riga 15, riga numero 16 e concludo con l'ultima riga a punto basso. Mi ritrovo il gruppo di 3 più 1 più 1, sono 5 punti, ho lavorato un punto basso nei 5 punti al di sotto e ho formato così una sorta di bretellina. Quindi, visto che già vi ho mostrato lo schema da eseguire, possiamo anche continuare da soli perché il lavoro è davvero ripetitivo. Mi premeva molto mostrarvi come fare la diminuzione e dove effettuarla. Bene amiche ed amici, ho terminato anche l'altra zona del seno, questo è il risultato, ho nascosto tutti i fili, tutto ben pulito, anche qui praticamente ve lo faccio vedere. Mi è rimasto questo po' di filo che utilizzerò per andare a rifinire tutti i contorni. Prendo l'uncinetto numero 5 per fare questa operazione. Mi aggancio al primo punto basso e faccio una catenella. Poi passo al punto successivo e inizio a fare un punto basso, 1, 2, 3, 4. Nell'ultimo punto lavoro 2 punti bassi, 1 e 2. Quindi andiamo a rifinire la zona della bretellina. Per ciascuna riga a punto alto vado a lavorare 2 punti bassi, 1 e 2. Nella riga a punto basso ne lavoro soltanto 1, riga a punto alto 2 punti bassi nello stesso, 1, 2, riga a punto basso, un punto basso. Come notate entro al centro per non dilatare i punti, così rifiniamo in maniera pulita. Riga a punto alto, 1, 2, riga a punto basso. Adesso qui iniziano le diminuzioni. Dopo aver fatto il punto basso faccio una catenella
e vado direttamente nel punto alto e faccio al solito 1 e 2. Qui c'è l'altra diminuzione, vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado direttamente nel punto alto, nella sua asola e faccio un punto basso. Ripeto lo stesso lavoro, 3 catenelle, 1, 2, 3 e faccio un punto basso nell'ultimo punto alto, quindi entro proprio nella sua asola. Un punto basso, catenella, ho le primissime righe senza diminuzioni, diciamo, quindi faccio 2 punti bassi nel punto alto, riprendo lo stesso lavoro di prima, un punto basso nel punto basso, faccio una catenella perché abbiamo poco margine e un punto basso nell'asola del punto alto. Ok, catenella di nuovo e mi riporto sul punto alto. Quindi ne faccio 2 bassi e ora che sono sulla zona del busto farò sempre 2 punti bassi per ciascuna riga a punto alto e uno nella riga a punto basso. Nel frattempo mi lavoro tutte le code che avevo lasciato precedentemente, ecco perché le ho lasciate qui, perché me le vado a lavorare con il giro di rifinitura. Quando arrivo alla catenella iniziale faccio 2 punti bassi, un punto basso in ciascuna catenella iniziale, 2 nell'ultimo punto, riprendo la lavorazione lungo la zona del busto e quando mi ritrovo qui vado a fare lo stesso lavoro di prima.
E voilà, amiche ed amici, pannello davanti completato. Vi ho mostrato tutte le varie rifiniture passo passo, quindi non dovreste avere assolutamente alcun problema. Adesso dobbiamo realizzare la parte dietro. Basterebbe semplicemente andare a ripetere tutto quello che abbiamo fatto qui. Ma lo sapete che Momi non è affatto convenzionale e quindi ho pensato di realizzare per la parte dietro qualcosa di diverso, ovvero realizzare la parte dietro esattamente in questo modo, in un'unica tonalità verde salvia, visto che sulla parte davanti predomina molto il lilla, quindi mi piaceva dare questo contrasto, ma non solo con le colorazioni, anche con il punto di lavorazione. Se da una parte ho fatto una lavorazione un po' più elaborata, ma piuttosto semplice, perché avete visto che è semplicissimo andare a lavorare il block stitch, dall'altra parte ho voluto fare una lavorazione semplicissima, basic, alternando il punto basso ed il punto alto. E come notate, sulla zona del seno sono andata a ricreare gli stessi scalini. Io credo che questo progetto sia davvero speciale e unico. Fra pochissimo vi mostro come realizzare il pannello dietro e come ricreare la stessa zona del seno in maniera basic. Però prima devo farvi delle accortezze. Allora, vi ricordate che all'inizio sul pannello davanti avevo avviato 48 catenelle, 49 per poi ritornare indietro, che corrispondevano a 43-44 cm. Ve lo ricordate, no? Adesso se io vado a misurare il pannello davanti dovrebbe misurare 44 o quantomeno 42 cm, anche perché abbiamo fatto il giro di rifinitura. In realtà il mio pannello misura 38 cm. Allora è del tutto normale, perché con la lavorazione appunto blocchetti, visto che ci sono le catenelle ogni tot di punti, è normale che ci sia tensione tra un punto e l'altro e quindi la lavorazione di conseguenza tende a stringersi leggermente. In questo caso si è rimpicciolita tra virgolette di 5 cm circa. Ma no problem, perché? Perché per il pannello dietro io ho avviato lo stesso numero di catenelle, 48 più una 49 per ritornare indietro, ed essendo una lavorazione piuttosto basic, fatta di punti alti e punti bassi, lavorazione molto scorrevole e morbida, il mio pannello misura 46 cm. Se sommate 46 ai 38, più o meno siamo ad 84 cm, che è la circonferenza del mio seno, praticamente centimetri esatti della mia taglia. È giusto che io vi dica questo, anche perché è ben evidente che il pannello dietro è molto più largo rispetto a quello davanti, ma vi ho spiegato il motivo. Anzi, considerate anche che ho utilizzato lo stesso numero di uncinetto, il 5,5, ma ho anche lavorato in maniera morbida, anche perché sapevo già che qui avevo 38 cm di larghezza. Quindi io vi sto dando tutte le linee guida, vi sto dicendo tutto passo passo, sapete già tutto in anticipo, quindi fate anche voi i vostri calcoli e le vostre considerazioni. Non è affatto un difetto, un problema, ma secondo me tutto questo è soltanto un valore aggiunto e lo vedrete, ma già lo avete visto in anteprima perché ho indossato il capo, quindi già sapete tutto. Io ancora non l'ho indossato, ma ne sono super sicura. Faccio un cappio e avvio lo stesso numero di catenelle che ho avviato per la parte davanti, 48. Aggiungo una 49esima per ritornare indietro a punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 47, 48esimo punto basso. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e rimango fedele alla lavorazione del pannello dietro, riga punto basso, riga punto alto. Quindi durante la seconda riga farò un punto alto sostituito dai due punti bassi e poi in ciascun punto andrò a lavorare un punto alto, per un totale sempre di 48 punti alti. Procedo, terminata la riga a punto alto, alternerò dalle righe successive in poi una riga a punto basso, una riga a punto alto. In questo modo, quando andremo a rifinire, ci ritroveremo lo stesso numero di punti, perché durante la riga a punto basso faremo un solo punto e durante la riga a punto alto ne faremo due. Sì, il procedimento è un po' diverso, però non alteriamo del tutto lo schema. Bene, amiche ed amici,
pannello quasi completato. Dunque, come vi dicevo prima, ho fatto un totale di 18 righe alternando il punto basso ed il punto alto, raggiungendo così la stessa altezza del pannello davanti, 22 cm. Adesso andiamo a ricreare la zona del seno. Qui avevo ovviamente il filo agganciato già, non l'ho staccato ma ho continuato. Ora cercherò di ricreare tutto quello che ho fatto a destra sulla mia sinistra. In questo modo potete seguire tutto passo passo. Nel frattempo ho utilizzato anche il secondo gomitolo della colorazione salvia, la numero 13, mentre nella variante lilla ho utilizzato soltanto un gomitolo. Riprendo il filo, giro il mio lavoro perché ovviamente parto da destra, sono destrorsa, vado a ricreare quello che ho fatto prima, quindi mi aggancio intanto, entro con l'uncinetto, prendo il filato, tiro fuori il cotone, quindi blocco con una catenella e posso stare anche così, quindi funge come primo punto bassissimo. Vado nel punto successivo e faccio un secondo punto bassissimo, un terzo punto bassissimo. Prendo l'altro pannello così chi realizza una taglia diversa dalla mia può calcolare tutto alla perfezione. Dunque io qui quando ho fatto la diminuzione ho saltato 1, 2 e 3 punti. Farò la stessa cosa, salto 3 punti, mi riporto nel quarto punto andando a fare dei punti bassissimi. Ho lavorato esattamente dal primo punto in poi fino al centro un totale di 20 punti, anche se lì alternati da catenelle e punti bassi, ma noi qui andremo a fare la prima riga a punto basso, per cui vado a lavorare esattamente 20 punti bassi. 3, 19 e 20. Dunque mi avanzeranno 2 punti centrali, mentre sull'altro pannello me ne avanzava soltanto uno, ma non preoccupatevi perché poi durante la rifinitura andremo a fare una diminuzione e quindi andiamo a ricreare quello che abbiamo fatto sulla parte davanti. Una volta fatto questo dobbiamo procedere con la riga a punto alto, lavorando un punto alto in ciascun punto per un totale di 20, e ripetiamo la riga a punto basso e la riga a punto alto che adesso vediamo per un'altra volta per un totale di 4. Anzi, ve lo faccio vedere qui, come ho fatto qui. Faremo questo lavoro senza mai staccare il filo, al contrario dell'altra lavorazione, perché lì stavo lavorando con 2 colori. Quindi sostituisco sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi e inizio a lavorare il secondo punto di 20, 3 e così via. Continuiamo per le altre 2 righe. Ultimo punto alto, quindi 20esimo, non ve l'ho detto prima ma perché mi sembrava abbastanza chiaro, gli ultimi 3 punti bassissimi non li ho lavorati, era una diminuzione. L'ho preciso perché a volte non so, sembra che non mi spiego bene. Comunque andiamo avanti. Ora dobbiamo fare la riga, quinta riga a punto basso, e qui faremo delle diminuzioni. Le andremo a fare a fine riga, anche qui salteremo 1, 2, gli ultimi 3 punti, per cui durante la quinta riga lavoreremo non più 20 punti ma 17. Amiche, velocizzo un attimino perché altrimenti non finiamo più. I passaggi sono abbastanza ripetitivi, quindi da ora in poi velocizzerò. 17esimo ed ultimo punto basso, 1, 2, 3, non li calcolo per niente. Catenella, giro il mio lavoro e durante questa riga andrò a lavorare 17 punti alti. Quindi questa è la sesta riga. Ora possiamo passare direttamente alla settima riga, durante la quale lavorerò un punto bassissimo nei primi 3 punti, quindi altra diminuzione. Poi procedo a punto basso per i prossimi 14 punti. 14esimo ed ultimo punto basso. Procedo per la riga numero 8. Qui lavorerò semplicemente 14 punti alti. Ci vediamo direttamente nella riga numero 9, dove faremo un punto bassissimo nei primi 3 punti. Qui doppia diminuzione. Poi lavoriamo 1, 2, 3, 8, salto gli ultimi 3 punti,
faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare 8 punti alti. Durante la riga numero 11 invece salteremo il primo punto e l'ultimo, quindi lo vado a sostituire con un punto bassissimo, diminuzione. Poi faccio 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, catenella, giro il mio lavoro, faccio 6 punti alti, 2, 3 e 6, lì ho l'ultimo punto bassissimo ma non ci importa, catenella, giro il mio lavoro, faccio un'altra riga a punto basso, un'altra riga a punto alto, più una riga a punto basso, esattamente come ho fatto qui, perché è inutile che ve la mostro nella clip successiva. Ripeto, riga a punto basso, riga a punto alto, riga a punto basso e abbiamo concluso le bretelline. Vi puntualizzo una cosa, nella parte davanti non ho fatto 2 blocchi alternando riga a punto basso e riga a punto alto, ma ben 3. Guardate i motivi. Perché ne faccio solo 2 di blocchi? Perché ho raggiunto l'altezza, non posso andare oltre, perché altrimenti la parte dietro sarà più lunga rispetto alla parte davanti. Quindi in questo caso, visto che qui non andrò a cucire perché uscirà via il braccio, non mi importa avere lo stesso numero di punti per andare a cucire. L'importante è che per quanto riguarda la zona del seno l'altezza è uguale sia su un pannello che sull'altro pannello. Ora io passerei direttamente all'assemblaggio dei 2 pannelli nella clip successiva. Perché sì, andremo a rifinire anche il pannello dietro. Intanto questo è il risultato e lo andremo a rifinire allo stesso modo di come abbiamo rifinito il primo, esattamente gli stessi passaggi. Siccome nelle clip precedenti vi ho mostrato tutto passo passo, le catenelle, i punti bassi eccetera eccetera, io credo che adesso possiamo fare questo lavoro anche da soli. Se non vi ricordate i passaggi, allora tornate indietro con il video ed eseguite lo stesso procedimento, perché non cambia assolutamente nulla. Ok, giro di rifinitura completato. Che dire, sono molto soddisfatta. Allungo un po' l'asola, entro nel primo punto, tiro fuori il cappio, entro in questa asola, entro nel cappio, tiro un po' ed esco fuori. Ok, ora mettiamo i 2 pannelli dritto contro dritto. Potete fare questa operazione anche con ago e filo, ve lo ricordo sempre, io preferisco fare in questo modo. Quindi tiro fuori il cappio, intanto blocco con una catenella, rientro negli stessi punti e faccio il primo punto basso. Ok, secondo con il secondo, faccio una catenella di sicurezza, stacco il filo e lo vado a nascondere tra i punti. Ripeto la stessa operazione dall'altra parte, lì devo riagganciarmi con il nuovo filo. Ora invece andiamo a cucire i 2 lati, proprio come ho fatto da quest'altra parte, sempre a punto basso, e parto esattamente dalla zona inferiore. Il terzo gomitolo sta per finire, ma riuscirò a cucire. Mi inserisco nel secondo punto, stessa cosa da quest'altra parte, secondo punto, prendo il filo e intanto blocco con una catenella. Entro sempre negli stessi punti e faccio il primo punto basso, quindi 1, 2, 3, 29° punto, quindi mi fermo agli ultimi 2 punti dell'angolo e qui ho le 2 catenelle. Come notate
la cucitura coincide perfettamente. Questo perché ho lavorato lo stesso numero di punti durante il giro di rifinitura. Ora faccio una catenella, casomai provate il capo e vedete se il giro manica per voi va bene. Io già ho fatto la prova, quindi va bene. Stacco il filo, me lo nascondo velocemente in questo modo. Ok, posso capovolgere il tutto. E voilà, progetto completato. Ovviamente bisogna dare sia una lavata che una stiratina. Qui c'è il risultato della cucitura perfetto. Volendo si potrebbe fare anche un giro di rifinitura ulteriore al di sotto, ma credo che non lo farò, anche se potrei farlo, non so, vediamo. Vediamo quanto misura per l'ultima volta. Siamo a 42-43 centimetri circa. Perfetto, ottimo, 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 quindi è la mia taglia. Lunghezza, nonché altezza, 44, circa 45 centimetri. Insomma, i centimetri che di solito riporto su tutti i miei capi. Non fa davvero una piega. Comunque sì, ho rifinito il bordo superiore con un ultimissimo giro. Dietro ho continuato con il verde, poi ho continuato con il lilla perché il verde mi era terminato. Siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il progetto e il video vi siano piaciuti. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, scatenatevi. Mi raccomando, se non ti vuoi perdere i prossimi tutorial, iscriviti al canale, attiva la campanellina, supportami con un pollice all'insù e seguimi anche sui social. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, come sempre, buon weekend, un bacino a tutti!